Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, anche ascendente Acquario, anche Luna e Venere in Acquario. Vediamo questo portalone del mese di luglio 2026. Per tutte le ragazze mie e ragazzi che hanno già fatto il rituale del portale di luglio 2026, questo video sarà proprio il suo proseguimento naturale. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di recuperarlo perché vi aiuterà proprio a comprendere ancora più profondamente questa lettura, ok? Allora, partiamo, portalone. Partiamo dai tarocchi. Energia generale del mese. Chiedo al mio amante mistico, al mio spirito guida, di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia visione, cooperazione con gli dei, gioia, bellezza e prosperità. Iniziamo con le prime tre carte dei tarocchi. Acquario luglio 2026. Allora mettiamo una, due e tre. Poi mettiamo l'oracolo. E partiamo. Allora, vediamo cosa si muove nel tuo mese e quali energie potrebbero manifestarsi. Cavallo di spade, 6 di bastoni, successo fenomenale. C'è un successo fenomenale qua. Io qua vedo che verrai riconosciuto pubblicamente, c'è un esito e un successo pubblico. Vedo che sei molto determinata, sei molto chiara, cioè vinci per la tua chiarezza, anche chiarezza espositiva, anche il modo di fare, il modo di agire. Vedo che arrivano comunicazioni, situazioni che si sbloccano, verità dette, tagli netti e grande forza, grande energia che tu conquisti o riconquisti con una certa anche visibilità. E la morte mi parla di un cambio radicale, molta sicurezza in te stessa, in te stesso prendi, nelle tue idee, in quello in cui credi, perché lo porti avanti, vinci e avviene un cambio radicale. Vediamo, perché sei una ribelle. Questa è la carta tua comunque, perché siamo dei ribelli, e mi ci metto anch'io da buon acquario. Allora, ribelli, desafia l'autorità, parlo greca. Allora, va contro le autorità, il luogo comune per ottenere dei cambi sociali. Rechazza lo sistema, cioè rifiuta i sistemi spirituali che non coprono le necessità interiori. Quando vi dico sempre che la spiritualità è un empirismo radicale, cioè l'anima non registra concetti, ma registra simboli, registra mudra, registra rituali. E qua, se tu stai facendo un cammino sciamanico con me, oltre al rituale di luglio, come la pratica dei 21 giorni che trovi qua sotto l'info box, oppure il viaggio erotico negli arcani che trovi il corso gratuito qui sul canale, oppure il viaggio dell'eroe, realizza un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica che trovi sempre qua sotto dove c'è il mio sito web. E voglio dire, questi sono i grandi risultati, ma al di là, questo è il potenziale per te, al di là che tu stia facendo un cammino sciamanico con me oppure no. E i tarocchi mi stanno raccontando che avvengono cambi radicali in seguito a una presa della tua autostima, della tua determinazione e riconoscimento per quello che fai, e per quello che sei. È bellissimo. E vediamo qual è il tema evolutivo del mese, cioè che cosa desidera nascere attraverso di te questo mese, quale potenziale sta cercando di emergere, no? Con questo 6 di bastoni, che è la vittoria di questo potenziale. Allora qua ci mettiamo due tarocchi, vediamo qual è il potenziale. Ah, i 10 di coppe, l'amore, e la bellezza di creare armonia tra tutti, asso di coppe, amore. Mettiamo un altro di questi rossi e poi ti narro la scena. Quale potenziale desidera nascere attraverso di te questo mese? Quello dell'eroe, quello dell'eroina, quello dell'eroe, passione per un cammino di sviluppo personale.
Allora, il potenziale che sta cercando di emergere in te questo mese ha a che fare con la capacità di amare. Ecco perché raggiungi questo successo. Amare cosa vuol dire? Amare significa amare, rendersi disponibile a collaborare con la vita, che significa collaborare con gli dèi, cioè mi offro, 10 di coppe, asso di coppe. In buona sostanza, come direbbe qualcuno, non sei qui per adattarti a ciò che non ti rappresenta più. Cioè, luglio è il mese in cui tu smetti di cercare il tuo posto nel mondo e inizi a costruirtelo. Mi spiego. Perché dici di coppia è una carta stupenda, mi parla di appagamento, di armonia, ti sentirai un senso di appartenenza profondo e ci sarà una felicità che non nasce dall'esterno, ma dalla capacità di sentirti finalmente in accordo con quello che sei. E l'asso di coppia lo conferma, c'è qualcosa di nuovo desidera entrare nella tua vita. Potrebbe essere questo nuovo entusiasmo, o una nuova relazione, o un nuovo progetto, ma soprattutto un nuovo modo di stare al mondo. Perché il vero potenziale che sta nascendo, che sta cercando di emergere, non è fare di più, ma permetterti di ricevere. Le coppe sono la ricezione, di ricevere più di quello che hai ricevuto fino a questo momento. E questa non è una battaglia da vincere qua. Parla di un viaggio, qua ci sono persone in viaggio verso la cima, no? Quindi di un cammino di sviluppo personale che adesso sei pronta a percorrere. Cioè, spesso noi acquario, noi vediamo lontanissimo, gli altri non ci capiscono se non dopo 10 anni, forse anche 20, forse anche mai, no? E rischiamo spesso di sentirci diversi dagli altri e quindi quella necessità di essere accettati, no? Che è la nostra grande vulnerabilità. Ma la tua diversità non è una distanza qui, è proprio il tuo dono. Cioè il fatto di essere diverso o diverso dalla capacità di visione degli altri è un dono. Questa ribelle uscita all'inizio non ti invita a ribellarti per combattere contro il mondo, ti invita a smettere di tradire la tua autenticità e quindi il potenziale che desidera nascere è il coraggio di vivere secondo la tua verità senza chiedere il permesso a nessuno e a niente. Quindi ti dico, come sarebbe la tua vita se smettessi di adattarti a ciò che non nutre più il tuo cuore? Io quando l'ho fatto ho realizzato un successo straordinario aprendo il canale. Quindi, perché è la mia televisione, è il mio luogo, è la mia casa. E allora, grazie alle esperienze di vita vissute, sui palchi, palcoscenici, eccetera, basta, chiudo tutto, mi creo una realtà mia. Io ho bisogno di parlare di mio. E quindi questa mia verità si è resa disponibile per tutti voi che avete creato dei successi straordinari nella vostra vita. E, cioè, perché vi parlo con carne e sangue, questo è il senso, e lo sapete, non c'è bisogno manco che mi spiego. Quindi mi dice qua, non sei qua per diventare la persona che gli altri si aspettano. Sei qua per diventare la persona che la tua anima ha sempre desiderato esprimere. Quindi luglio non ti chiede di trovare il tuo posto nel mondo. Ti chiede di creare il mondo in cui la tua anima possa finalmente esistere, abitare. Perché qua vedo un filo stupendo, dalla ribellione all'autenticità, dalla differenza all'appartenenza, dalla ricerca all'accoglienza e dalla resistenza alla fioritura. È magnifico, è magnifico. Vediamo lavoro, denaro, missione. Andiamo a vedere cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con queste energie, no? Affinché sostengano la tua missione. Il lavoro non è soltanto quello stipendiato, dove metti tu energia ogni giorno che fa parte della missione. E il denaro è una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti alla vita. Andiamo a vedere appunto che carta è uscita, la giustizia, la lasciamo, stupenda, pazzesca. Allora, due altri, 5 i denari. Tu hai imparato dalla carenza, dal sentirti esclusa, escluso, è qui che arriva la giustizia a darti tutti i doni che meriti. Il 4 i denari, hai imparato a stare con le tue cose. Mettiamoci adesso l'altra carta e poi ti dico,
Allora, mettiamoci questa. Lavoro, denaro, missione. Lavoro, denaro, missione. Non dubitare nemmeno un attimo di chi sei, del tuo valore. Non hai bisogno di fare niente per essere degna o degno. 5 denari qua. Sei talentuosa, talentuoso e non importano le tue circostanze. Sempre lo sei stato e sempre lo sarai. Non hai nada che debattere, non c'è niente da discutere. Sei talentuosa, valiente, valiente, cioè che vali tanto e non c'è niente da discutere. Allora, tu non devi dimostrare più il tuo valore a nessuno, devi esprimere il tuo talento, tutto quello che ti viene fuori dal luogo comune. Quindi qua tu in questo mese tu cambi rapporto con il valore delle cose, il valore che dai a te, perché tu non hai bisogno di fare niente per essere più degna o più degno, sei preziosa o prezioso così come sei. Quindi luglio ti chiede di riequilibrare il modo in cui stai dando e ricevendo energia. Quindi magari negli ultimi tempi hai dato tantissimo, oppure hai preteso da te stessa o da te stesso più di quanto fosse necessario. Ecco perché arriva il 5 di denari, no? Ma voglio dirti come se ti fossi depauperata un po' di energia. Ma ti dico una cosa importantissima. Questa è una sensazione interiore. Anche se tu anche se tu l'hai potuta sperimentare a livello materiale, è una sensazione interiore. È quella sensazione che a volte ti fa credere di non avere ancora abbastanza. È quella sensazione che a volte ti fa credere di non avere ancora abbastanza tempo, di non avere abbastanza risorse per fare, dire, ho abbastanza competenze, ho abbastanza sicurezza. Ed è qui col 4 di denari che la vita ti invita a osservarti con molta dolcezza. Perché probabilmente per proteggerti stai trattenendo troppo, stai trattenendo le tue energie, le tue idee, i tuoi talenti. Oppure stai cercando di controllare il risultato finale, no? Per la paura. Invece luglio ti dice una cosa stupenda. Ciò che trattieni per paura smette di circolare. Ciò che offri con amore torna a nutrirti. E questa carta oracolo è potentissima perché ti ricorda una verità che ti ribadisco: il tuo valore non dipende dai risultati che ottieni, non dipende dal denaro, non dipende dal riconoscimento degli altri, non dipende da quanto produci, il tuo valore esiste già. È proprio da questo luogo che il tuo valore esiste già che potrai costruire qualcosa di molto stabile. Allora la domanda che ti dico è questa: dove stai ancora cercando di meritare, di meritarti qualcosa che in realtà ti appartiene già? Perché luglio non ti chiede di lavorare di più, ti chiede di lavorare da una consapevolezza diversa, da un luogo di fiducia in te stessa, in te stesso, da un luogo di dignità, di presenza, cioè non sei qui per convincere il mondo del tuo valore. Sei qui per smettere di dubitarne tu per prima del tuo valore. La prosperità non nasce quando dimostri quanto vali. La prosperità nasce quando smetti di dimenticartelo. Mi spiego? Luglio non ti chiede di accumulare di più, ti chiede di fidarti di più, perché la vita non sta misurando il tuo valore, ti sta invitando in questo mese a riconoscerlo. In tutta la mia vita, in tutte le mie esperienze di vita, mi sono accorta che a 20 anni, sai, quando volevo il successo, sapete che ho fatto per 20 anni la cantante, l'artista, eccetera, volevo sempre prendere, no? Prendo, voglio ottenere quello, voglio ottenere quell'altro, no? Cerco di controllare gli eventi. A un certo punto mi sentivo sempre povera, sia a livello energetico che a livello materiale, non mi sentivo mai appagata, anche se magari ottenevo quella cosa, ma era sempre una cosa affannosa, no? E allora mi sentivo sempre povera, 5 denari. Appena ho iniziato a dare, quando ho aperto il canale, appena ho iniziato a dare, a darmi nella mia verità, anche se era fuori di testa per gli altri, allora ho iniziato a ricevere talmente tanto, ho iniziato ad arricchirmi quando ho smesso di prendere. E questo è il senso. Più davo, più do nella mia verità e più ricevo. Quindi è questo che ti sta dicendo questa lettura. E andiamo a vedere adesso l'ombra del mese. Lo facciamo con i Sefirion.
questi, cioè quale, quale, anzi prima mettiamo una carta dei tarocchi, quale energia attonia sotterranea sta cercando di allearsi con te? Mettiamo una carta dei tarocchi e una carta dei sefiri. Ora vediamo a quale regno corrisponde: gregorico, regno della chiara luce o regno delle ombre. Ok, vediamo qual è. Ci sei già comunque, il regno della chiara luce. E beh, perché se no non c'è il 6 di bastoni e tutte queste carte potenti. Cioè avviene questa grande trasformazione. Aspetta che prendo le carte. Allora, quale emozione sta cercando di raggiungerti? La forza con cui allearti. Allora, vediamo. La torre. Butta via tutto perché c'è la morte qua. Spazza via tutto. L'emozione che sta cercando di raggiungerti è quella della distruzione di ciò che non funziona più, anche se sei attaccato a quello. La torre mi parla di un'identità che ormai è crollata e che a volte poi è come se tendessi a riprodurla. Magari è crollata un anno fa e tendiamo a riprodurre quella vecchia identità, vecchi ruoli, vecchi status sociali, vecchi ruoli. È crollata questa emozione. Per esempio la malinconia, un ricordo di quando eri in un certo modo, in quelle circostanze o con qualcuno o in quel lavoro. Alleati a quella malinconia perché ti dà la forza per dare alla torre la giusta prospettiva. Una vecchia identità tua si è conclusa ed è come se questo mese tendessi a ripeterla questa identità, che nei modi di fare, nei vecchi ruoli, no? Ma si è conclusa. Vediamo quale emozione. Bellezza, armonia, centratura, esperienza premiata, sei nel tuo centro, respira. Ora vedi? Punto di domanda. Guarda, questo è il mese della tua rinascita globale. Per dirlo in altri termini, devi lasciare crollare quello che ti allontana dal tuo centro per accorgerti che il tuo centro esiste già. Allora, luglio è il mese in cui proprio qualcosa si romperà definitivamente per liberarti. Arriva per togliere ciò che non ha più bisogno di sostenere la tua vita. E la vera emozione con cui sei invitata ad allearti è proprio la vulnerabilità, ti dico, perché quando le vecchie strutture iniziano a crollare, la mente si spaventa. La mente vuole tenere tutto sotto controllo, vuole sapere, vuole prevedere, vuole assicurarsi che nulla cambi. Ma luglio qua mi sembra che ti dice una cosa opposta, ci dice una cosa opposta. Puoi smettere di sostenere ciò che non ti appartiene più. E l'oracolo è una cosa bellissima perché ti dice una frase bellissima. Lo vedi? Ora vedi? Punto di domanda. Come a dirti, quello che stavi cercando fuori è sempre stato dentro di te. Perché il crollo non è un evento esterno qua, ragazze mie, non arriva dall'esterno. Il crollo è la dissoluzione di un inganno. L'inganno della mente che ti ha fatto credere di dover diventare qualcosa o qualcuno, quando in realtà il lavoro dell'anima è ricordare ciò che sei sempre stata o stato. Allora ti chiedo, qual è la struttura che stai sostenendo soltanto per paura di lasciarla andare? Perché luglio non ti chiede di costruire altro, ti chiede di respirare, respira. E questo è un atto rivoluzionario, perché il respiro è già una resa attiva, è già la collaborazione con la vita. Ed è qui che sento una cosa molto forte: non devi diventare più forte, ma solo più presente. La torre non viene a toglierti qualcosa qua, viene a restituirti il tuo centro. Cioè, a luglio ci sono cose che crollano. È il mese in cui smetterai di sostenere quello che non sei più.
per accorgerti che la tua luce era già lì, immobile ad aspettarti. E qua il filo invisibile è stupendo perché dice dalla ribellione alla verità, dal controllo alla centratura, dal cercare fuori a riconoscere dentro, dal crollo alla liberazione, dal dover diventare qualcuno a ricordare chi sei. Ti ricordi il grande mantra, vi dico sempre, Samasati, 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 ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato, Samasati, Samasati, che si dice sia stata l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di morire, Samasati, Samasati, bellissimo, stupendo. Vediamo qual è il messaggio dell'amante mistico. Qua mettiamo due oracoli, mettiamo uno e poi ci mettiamo questo, anzi no, questo, le carte della nostra Antonella. Messaggio dell'amante mistico. Wow, mamma, il numero 17 è la tua carta, la stella, la terra. Allora, tu da questo mese in poi, tu inizi veramente a progredire, te lo dico, progredire. La terra è la carta della prosperità, un po' come se fosse uscita l'imperatrice. Quindi, la terra cos'è? La terra è la tua vera madre. E la terra è come se fosse l'amante mistico che dice io ti sostengo, vai, sentiti di essere le infinite possibilità, la bellezza che ti incarna, io ti sostengo, va bene? Chiarimento, il tuo amante mistico ti dice che ti chiarirà il fatto che lui ti sostiene costantemente e ti aiuterà a fare questo grande salto. Che non è un salto, cioè non ti chiede di fare più di più luglio, di sentirti unica, unico, irripetibile. Va bene? Ok. Per quanto riguarda il gesto rituale dei 7 giorni, perché l'anima non registra concetti, registra riti. Riti sono pratiche, anche piccole, semplici, la candela come vi ho fatto fare nel rituale dei 7 giorni. Allora, quel piccolo gesto, allora, devi compiere un piccolo gesto, no? Per incarnare tutto il potenziale della lettura e cooperare con gli dei, non fare la lettura passiva, che non serve a niente, niente. E lo sanno bene le mie ragazze, i miei ragazzi, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, migliaia di voi, quanto è fondamentale fare la lettura attiva, che significa resa attiva, cioè coopero con gli eventi. Quindi, quale piccolo gesto puoi compiere nei prossimi 7 giorni per collaborare con queste energie? Se non hai ancora iniziato il rituale dei 7 giorni del portale luglio 2006, ti invito fortemente a farlo perché è la naturale conseguenza, ok? Adesso andiamo a vedere con un oracolo qual è la disposizione interiore, quale disposizione interiore ti permetterà di collaborare con quello che il mese di luglio desidera far nascere dentro di te, questa bellezza qui. Vediamo qual è la disposizione interiore. Mi stavo bloccando. Amare me stessa, me stesso. Io mi amo, io mi onoro. Scelgo di vedermi nobile, bella e positiva. La mia ricchezza risiede nella mia naturalezza e il mio potenziale e nella mia spontaneità. So che sono un essere di luce e mi permetto di brillare. Punto. Questa è la disposizione interiore per avere un luglio strepitoso in tutti gli ambiti. Va bene? Perché qua tu, poi tanto lo so che mi scriverete, tantissimi di voi a fine mese, wow, fra, caspita, ecco appunto, ok? Perché lo vedo. Ok, adesso andiamo a vedere sull'amore. Sull'amore, vediamo cosa mi dicono sull'amore. Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore e quale relazione desidera evolvere attraverso di te? Cosa desidera manifestarsi nell'amore? 9 di bastoni, e lo so che stai un po' stanca, un po' sulla difensiva forse.
5 di spade, ma qua, aspetta, vediamo, e l'eremita, ok, vediamo un po' cosa ci dicono gli oracoli e poi ti faccio una lettura unica. Qua tu fai l'amore con l'amante mistico, notti e notti e notti e notti. Vediamo cos'altro dicono queste. Allora, qua stiamo un po', la fuga emotiva, no? Allora, chakra sacrale, la fuga emotiva. Allora, la lettura, questa parte sulla lettura dell'amore mi stai dicendo non tanto di chi incontrerai, mi sta raccontando di come stai imparando ad amare in modo diverso. La storia è chiarissima qua, 9 di bastoni, 5 di spade, eremita, fuga emotiva, cioè è molto chiara, no? Nel senso, mi dice, è come se Luglio ti dicesse, puoi smettere di proteggerti da un amore che non è arrivato lì per ferirti. Cioè, Luglio non ti sta chiedendo di trovare qualcuno, ti chiede di ammorbidire il tuo cuore. Guarda come sta in difesa. No in difesa, ma in trattino difesa. Cioè, questa carta, il 9 di bastoni, mi parla di una persona che ha amato tanto, ha imparato molto, ma che forse si è anche protetta parecchio, no? Hai avuto delusioni, certamente, incomprensioni, forse dei legami che ti hanno insegnato a stare sempre un po' in allerta, no? Vabbè, ma questo non è un errore, è stata una forma di sopravvivenza. Cioè, tutti noi abbiamo attraversato questo, lo attraversiamo, no? Il 5 di spade qua non mi parla di conflitti che stanno arrivando, ok? Mi parla di una battaglia interiore. E di quella parte di te che a volte cerca di capire tutto, di anticipare tutto, di difendersi ancora prima, no? Che sia necessario, no? Da buon acquario ti capisco. E poi arriva l'eremita. Shhh, rallenta, ascoltati, non avere fretta, non riempire i vuoti. Perché Luglio ti sta dicendo l'amore non nasce dalla fretta, nasce dalla presenza. E la carta della fuga emotiva, il chakra sacrale è molto importante perché qua sento un messaggio molto preciso. C'è una parte di te che quando percepisci un coinvolgimento profondo scappa. Dimmi mo se non è così, perché io ho passato 30 anni della mia vita a scappare dal coinvolgimento profondo, però poi quando ti arriva ti schiaffeggia, cioè mi spiego, perché c'è una parte di te che tende a prendere distanza, a rifugiarsi nella mente, a proteggersi. Luglio ti sta dicendo una cosa invece dolcissima, guarda com'è bella questa carta qua dell'eremità, e ti dice puoi restare. Puoi restare dentro ciò che provi, puoi sentire le emozioni senza dover fuggire, perché proprio lì c'è il tuo autopotenziamento. Mi spiego? E se dovesse manifestarsi una persona nuova, per esempio, io la percepisco così, è una persona tranquilla, è una persona profonda, è una persona riflessiva, molto autentica, poco appariscente. Questa è una persona che non avrà bisogno di impressionarti. È una persona che potrebbe arrivare lentamente e costruire fiducia nel tempo. Potrebbe essere qualcuno che ti insegna una cosa stupenda, cioè che l'intimità non significa perdere la libertà. L'intimità significa condividere uno spazio in cui entrambe le persone possono respirare. E per alcuni di voi invece magari che se per esempio avete già una relazione, questa è una relazione che desidera essere più sincera e più profonda, però ha una condizione, che tu smetta di scappare dalle emozioni quando diventano intense. E allora quando arriverà questo momento ti chiedo, stai proteggendo il tuo cuore oppure lo stai tenendo lontano dalla vita? Perché luglio non è il mese delle grandi dichiarazioni qua, è il mese della verità emotiva. Cioè l'amore che desidera nascere attraverso di te non vuole chiederti di rinunciare alla tua libertà, vuole insegnarti che puoi essere libera o libero anche quando scegli di restare nella relazione.
Non mi parla di un amore travolgente che ti strappi i capelli, no, mi parla che Luglio porta un amore che ti insegna a non scappare più da quello che senti. Allora, perché ho fatto la domanda come cosa potrebbe manifestarsi nell'amore, quale relazione desidera evolvere attraverso di te? Perché non ti leggo solo l'altra persona, perché l'altra persona è ciò che ti serve per realizzarti. E quindi andiamo a vedere tutti i livelli della relazione, no, che sussistono. E qua c'è un filo invisibile bellissimo perché parte dalla ribellione all'autenticità, dal crollo alla centratura, dal proteggerti all'aprirti, dal fuggire a restare, dal cercare fuori a riconoscere dentro. Quindi se c'è una persona molto paziente qua, che osserva molto, molto, che ti permette di esistere nella tua individualità, nella tua essenza, mi spiego? È una persona non appariscente di quelli che amano troppo magari la vita sociale o che anche se stanno nella vita sociale magari sono delle persone che attirano perché sono molto silenziose, persone molto stabili in loro stessi, ok? Quindi hanno più magnetismo anche qui degli altri. E vediamo in questo, nelle loro profondità, nella sua profondità cosa contiene. Lo facciamo con i miei oracoli lui lei che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa c'è dentro la profondità di questa persona nei tuoi confronti. È gelosa di te e non te lo dice. È un eremita quando è geloso non te lo dice affatto, però si sente. È geloso di te, è gelosa questa persona, però non te lo dice perché è una persona paziente, perché una persona gelosa che ha l'eremita è una persona che tende a guardarsi dentro in merito alle gelosie e alle emozioni che ha. Mi spiego, ti fa un grande specchio questa persona. Ti prego, fallo ancora. Allora, quando ho scritto questo oracolo, era sempre da relazionarsi alle carte che uscivano. Allora, questa persona ti chiede di fare, allora, c'è un gesto, qualcosa che tu fai, il tuo modo di essere, che fa impazzire questa persona. Riferendoci a tutta la stesa, il tuo essere ribelle fa impazzire questa persona, di amore. Ok? Cos'altro? Aiutami, ti prego. E questa è una richiesta di aiuto da parte dell'altra persona, ma non di aiuto vittimistico, cioè questa persona ama l'autenticità e di conseguenza è come se dicesse aiutami a capirti perché è disponibile all'apertura, è disponibile all'autenticità. E soprattutto all'autenticità vera, è una persona che tende a isolarsi, ma anche tu, quindi è una persona con la quale si può veramente creare un'autenticità perfetta, a patto però che tu resti nell'emozione, mi spiego? Ragazze mie ragazzi, è una lettura strepitosa, è come se, non so se ti ricordi, il mese di giugno avevamo anche l'archetipo della vittima nel mese di giugno, qua tu è come se rinascessi come l'araba fenice, ma vi dico, incanaliamo questa potenza attraverso piccoli rituali, piccoli gesti che l'anima chiede per fissare nel subconscio l'avvenuta integrazione, va bene? Quindi detto questo ragazzi miei ragazzi io concludo qua, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.